Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, ovvero la borsa Sandy, questa mini bag veramente particolare. Infatti nasce proprio da un fondo rettangolare che ho utilizzato come parte centrale della borsa ed è venuto fuori questo modellino veramente delizioso. Ho applicato anche una tracolla che ora ho mandato all'interno perché fa troppo rumore. Comunque ha sia il manico per poterla portare a mano sia la tracolla per poterla indossare a spalla. Resta un progetto piccolino, potete comunque personalizzare le misure del vostro progetto in base al numero di giri e di righe che lavorate. Vi ho spiegato comunque i passaggi durante il tutorial. La chiusura è realizzata in questo modo con un moschettone, ma se preferite potete tranquillamente cambiare la tipologia di chiusura, potete personalizzare il progetto come preferite. Per questa borsa è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito di gomitoli.com. Trovate il link nella descrizione in basso al video, trovate tutte le info nel box informazioni qui in basso. A questo punto non mi dilungo più di tanto, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le novità e le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale, per voi è gratuito, per me è come sempre un supporto in mezzo. Ed ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di circa 300 g di cordino Imna Matte, nel mio caso colorazione numero 71, una coppia di manici in legno, un fondo rettangolare 31 x 9 cm, due moschettoni, uno normale ed uno tondo, 75 cm di catena più due moschettoni per realizzare la tracolla. Utilizzeremo l'uncinetto numero 4 e numero 3,5, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, partiremo con la rifinitura di tutto il bordo del fondo. Andremo a lavorare a punto catenella all'interno di ogni foro, quindi prendiamo l'uncinetto numero 2,5 così passerà al meglio all'interno dei fori, prendiamo il cordino, facciamo un cappio iniziale lasciando la codina finale un po' più lunga. A questo punto ci andiamo ad inserire in uno dei fori del fondo, io mi inserirò qui. Vado a prendere il cappietto e lo porto verso l'esterno. In questo modo mi inserisco nel foro successivo, prendo il filo e vado a chiudere a maglia bassissima, questa è chiamata anche punto catenella, e procederò lavorando in questo modo in ogni foro del fondo. Quindi in ogni punto andrò a lavorare a punto bassissimo. Quindi procediamo in questo modo per tutto il fondo e ci rivediamo al termine per vedere come chiudere il giro. Mi raccomando, cercate comunque di lasciare le maglie morbide, in quanto stiamo lavorando comunque con un uncinetto non adatto a questa tipologia di filato. Terminato il giro dobbiamo lavorare l'ultimo punto, ma andremo a prendere la codina finale, quella che abbiamo lasciato più lunga, ce la portiamo all'esterno, facciamo l'ultima maglia bassissima, poi tiriamo fuori il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. In questo modo non avremo tagliato il filo, avremo ancora il filo collegato al gomitolo. Questo lo andiamo a bloccare sul retro. A questo punto passo dall'uncinetto 2,5 all'uncinetto numero 4. Inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna del punto che si trova in corrispondenza del filo. Vado a prendere il filo, lo porto all'esterno e faccio una catenella. Questo sostituirà la prima maglia bassa. A questo punto procedo lavorando un'altra maglia bassa nello stesso punto, sempre prendendo la metà catenella esterna.
Dopodiché passo al punto successivo dove lavorerò altre 2 maglie basse, una e 2, punto successivo di nuovo 2 maglie basse, quindi in ogni punto andremo a lavorare 2 maglie basse, qui abbiamo l'angolo, lavoriamo 2 maglie basse in questo punto, 1 e 2, una catenella e 2 maglie basse nel punto successivo. Procederò lavorando 2 maglie basse in ogni punto sottostante, qui ripeterò lo stesso procedimento, quindi 2 maglie basse, una catenella e 2 maglie basse, lo stesso procedimento ovviamente lo ripeteremo in ogni angolo, mentre nei restanti punti comunque andremo a lavorare semplicemente 2 maglie basse. Quindi procediamo in questo modo e poi ci rivediamo al termine. Lavoriamo anche l'ultimo punto, sempre 2 maglie basse nello stesso punto. Ora andremo a tagliare il filo perché poi dobbiamo iniziare a lavorare solo sui 2 laterali e in righe di andata e ritorno, quindi tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Bene, a questo punto ho messo dei marcapunti di riferimento, l'ho messo nel primo punto che si trova nell'angolo sulla parte laterale e nell'ultimo punto che si trova sul laterale, quindi in totale ho 49 punti perfetti per la lavorazione a punto e con nocciolina che richiede un numero dispari di maglie, quindi se utilizzate comunque un affondo diverso calcolate le maglie che si trovano esattamente sul laterale. Vedete, ho marcato il primo punto che si trova proprio sulla zona laterale e l'ultimo punto che si trova sempre sulla zona laterale. Fate in modo comunque di avere un numero di maglie dispari. Ovviamente lo stesso procedimento faremo anche sull'altro lato, ma ora ci occupiamo di un lato, l'altro lato poi ve lo lascio realizzare da sole. Prendiamo il cordino, facciamo un cappio iniziale e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Ci andiamo ad agganciare esattamente nel primo punto marcato, quindi togliamo il marcapunti ed inseriamo l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna. Andremo a lavorare una prima maglia bassa, ed una maglia bassa su questa maglia bassa. Questo ci sostituirà la prima mezza maglia alta, dopodiché procediamo lavorando una maglia bassissima prendendo solo la metà catenella esterna del punto successivo. E poi una mezza maglia alta in costa retro nel punto successivo. Quindi andremo ad alternare mezza maglia alta e maglia bassissima per tutta questa riga, quindi fino ad arrivare al marcapunti. Lavoriamo anche l'ultimo punto e termineremo ovviamente con una mezza maglia alta avendo un numero dispari di maglie. A questo punto non ci resta che voltare il lavoro e ripetere lo stesso procedimento, quindi giriamo il lavoro, facciamo una catenella
e a questo punto andremo ad alternare i punti. Quindi abbiamo terminato il giro precedente con una mezza maglia alta, quindi ora partiamo con una maglia bassissima sempre in costa retro, punto successivo sempre in costa retro, mezza maglia alta, punto successivo maglia bassissima in costa retro e si procede così per tutta la riga. Ovviamente una volta che avremo terminato anche questa riga, che termineremo con una maglia bassissima, volteremo il lavoro, faremo una catenella e procederemo sempre nello stesso modo, alternando ovviamente i punti sia durante la riga che con i punti in basso, e questo procedimento lo ripeteremo per il totale di righe che vi lascerò indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi se non vi trovate con le righe, seguite la misura in centimetri. Lavoriamo quindi tutte le righe necessarie e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorate tutte le righe, ne ho lavorate 12 ed ho raggiunto esattamente 10 cm, quindi partendo proprio dal bordo fino al primo giro dove c'è la maglia bassa abbiamo 10 cm. A questo punto andiamo a fare un ultimo giro di lavorazione, quindi ho già fatto la catenella e voltato il lavoro. Quindi sul dritto del lavoro andremo a lavorare una riga di sola maglia bassa in costa retro, quindi prendendo solo la metà catenella esterna in questo modo. Mi raccomando, facciamo attenzione a lavorare anche l'ultimo punto, che è la maglia bassissima, resta sempre un po' più nascosta. Inseriamo l'uncinetto sempre nella metà catenella e lavoriamo l'ultima maglia bassa. A questo punto possiamo tagliare il filo, bloccarlo tra le maglie e ripetere questo procedimento sull'altro lato della base, quindi esattamente qui. Ovviamente è scontato che se volete realizzare una borsa più grande potrete aumentare il numero di righe di lavorazione sia sul lato che sull'altro, ma tenete conto che poi andremo a lavorare anche la parte superiore, quindi regolatevi anche con le misure che poi vi darò man mano. Bene, una volta lavorato tutto il pannello dobbiamo andare a realizzare i due laterali che lavoreremo direttamente sul pannello. Io uno lo stavo già realizzando, lo devo terminare di cucire, ma voglio mostrarvi il procedimento, quindi ho messo due marcapunti come potete vedere che mi vanno a stabilire la profondità della mia borsa. Dobbiamo contare i punti che abbiamo qui sul pannello. Io ne ho 47 nonostante sia partita con 49 punti. Non credo sia un errore in quanto avevo 47 punti anche su questo lato, quindi 2 punti vanno persi, insomma. Comunque nessun problema perché poi ci ricaviamo il centro, quindi andiamo a suddividere i punti che abbiamo qui a metà, mettiamo il marcapunti nel punto centrale, poi andiamo a segnare i 9 punti. Questo lo farete se avete un numero diverso di punti, ad esempio se la fate più grande o più piccola, mentre se state seguendo il tutorial così com'è e avete lo stesso mio numero di punti, calcolate che dovete avere 19 punti su questo lato e 19 punti su questo, quindi andrete a mettere il marcapunti sul 20esimo sia sul lato che sull'altro
e ci ritroveremo con 9 punti, compresi quelli marcati. A questo punto quindi prendiamo il filo, ci agganciamo prendendo la metà catenella esterna del primo punto marcato, prendo il filo e me lo porto all'esterno, faccio una catenella che mi funge da prima maglia bassa e procedo lavorando a maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante, quindi andiamo a prendere solo la metà catenella esterna fino al marcapunti. Togliamo il marcapunti, lavoriamo anche questo punto. Ora voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procederemo lavorando a maglia bassa normale per ogni punto, per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente potete variare il numero di righe se non vi trovate, quindi potete seguire tranquillamente la misura in centimetri. Procediamo quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, ricordandoci di lavorare anche la prima catenella che abbiamo lavorato. Quindi qui c'è la catenella, noi andiamo ad inserire l'uncinetto in questo modo e lavoriamo anche questo punto. In totale dovremo ottenere lo stesso numero di punti di base, quindi 9. Procediamo in questo modo fino a raggiungere le misure che ci occorrono. Ovviamente questo marcapunti possiamo toglierlo. Bene, lavorate le 19 righe che corrispondono esattamente a 13 cm e mezzo. A questo punto possiamo tagliare il filo, lo andiamo a bloccare tra le maglie e possiamo passare alla cucitura. Se volete foderare solo il pannello della borsa potete farlo prima di andare a cucire i laterali, quindi ritagliando un pezzo di stoffa delle stesse dimensioni del pannello e poi andarla a cucire lungo il bordo, però potete anche foderare dopo con una semplice fodera a sacchetto. Quindi a questo punto andiamo a prenderci un pezzetto di filo, lo facciamo passare attraverso le maglie bloccandolo per bene e poi andiamo a cucire entrambi i lati. Quindi faccio uscire l'ago dal primo punto qui e andrò a cucire punto per punto prendendo solo le asoline esterne, quindi vado a prendere questa asolina qui sul laterale, l'asolina sul pannello, solo la metà catenella esterna in questo modo e vado a cucire punto per punto. Andiamo a cucire anche l'ultimo punto, nell'ultimo punto ovviamente facciamo una doppia passata, poi andiamo a bloccare il filo all'interno, ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro lato. Bene, una volta cuciti entrambi i laterali dobbiamo passare alla parte superiore perché ovviamente non possiamo lasciarla così, quindi andremo a rifinire tutto il bordo per poi alzare ulteriormente la borsa. Quindi prendiamo il cordino, prenderò l'uncinetto 3,5, quindi vado a stringere un pochino il bordo, faccio un cappietto iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto e mi vado ad agganciare in un punto qualsiasi. Mi aggancerò qui, prenderò solo la metà catenella esterna, quindi inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella, prendo il filo e vado a lavorare una maglia bassa. Procederò lavorando una maglia bassa in costa retro anche nel punto successivo, qui ci troviamo sempre sul laterale.
Poi vado a lavorare una maglia bassa prendendo questo punto qui, che è esattamente dove c'è la cucitura, inserisco l'uncinetto in questo modo e lavoro una maglia bassa e poi mi ritrovo sulla parte del pannello dove andrò a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi inserisco inizialmente l'uncinetto in questa asolina qui e lavoro una maglia bassa, poi in questa asolina qui e ripeto questo procedimento fino ad arrivare esattamente in questo punto dove abbiamo le maglie basse, quindi sono facilmente riconoscibili. Qui ripetiamo lo stesso procedimento, ci andiamo ad inserire sempre in queste asoline qui che vediamo esterne, vedete queste qui, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa nel punto dove c'è la cucitura, una maglia bassa per ogni punto sottostante e così via per tutto il giro. Una volta terminato il giro non faremo altro che chiudere con maglia bassissima nel primo punto, facciamo una catenella e procediamo poi lavorando una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. Questo procedimento lo ripeteremo per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente questo numero di giri potete variarlo in base a quanto volete fare alta la vostra borsa, quindi potete modificare il numero di giri. Quindi raggiungiamo le misure desiderate e poi vediamo come procedere. Una volta che avremo lavorato 5 giri avremo raggiunto in totale 4 cm circa per quanto riguarda il bordo. A questo punto vado a chiudere con una maglia bassissima esattamente nel primo punto, faccio una catenella e vado ad ultimare il corpo borsa con un giro di maglia bassissima, quindi parto dal punto successivo, prendo solo la metà catenella esterna e vado a lavorare una maglia bassissima in ogni punto sottostante. Ok, una volta che abbiamo terminato il giro possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. A questo punto dobbiamo fissare i due moschettoni sui due laterali, vi mostrerò come fissare uno, l'altro andrà fissato nello stesso identico modo. Quindi ci andiamo a prendere la parte centrale del laterale, possiamo regolarci con il punto centrale qui. Vado a fissare il filo all'interno della borsa perché lo andrò a cucire, ma potete fissarlo anche con maglia bassa. Lo faccio uscire dal bordo e vado a cucirlo proprio al centro del laterale, quindi facendo passare il filo attraverso le maglie e all'interno dell'anellino del moschettone. Lo faccio passare più volte, dopodiché lo vado a fissare tra le maglie e ripeterò lo stesso procedimento anche per l'altro moschettone.
Bene, una volta cuciti entrambi i moschettoni, questo sarà il risultato che dovremo ottenere, quindi i laterali andranno verso l'interno e questo sarà l'effetto. A questo punto non ci resta che andare a cucire i manici. Innanzitutto andiamo a ricoprire la base del nostro manico con delle maglie basse. Ci agganciamo quindi con un nuovo filo e andiamo a lavorare 16 maglie basse intorno al manico. Ovviamente potete anche variare il numero di maglie basse in base alla grandezza del vostro manico. Una volta lavorate tutte le maglie basse, tagliamo il filo e lo andiamo a sigillare bruciandolo con l'accendino. A questo punto possiamo andarlo a cucire e lo cuciremo esattamente in questo punto. Quindi prendiamo il filo, lo blocchiamo sul bordo della borsa, ovviamente all'interno. Ed inizieremo a cucire entrando ed uscendo sia dal corpo della borsa che dalle asoline del manico. Una volta che avremo terminato la cucitura, volendo possiamo fare una doppia passata, quindi tornare indietro, oppure possiamo bloccare il filo all'interno e ripetere lo stesso procedimento anche per quanto riguarda l'altro manico. Bene, una volta che avremo applicato tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Non ho applicato ancora la catena, ma volendo potete applicarla proprio qui sul bordo. La troverete anche nel kit, vi basta applicarla qui proprio sul bordo, in questo modo. Una parte l'applicate sul davanti e l'altra parte sul retro. Ed ecco qui il risultato di questa borsetta davvero particolare, un po' insolita, realizzata in parte con un fondo di borsa. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Trovate il kit materiali completo sul sito di gomitoli.com, trovate il link nella descrizione in basso al video, troverete anche il link del mio tutorial per la fodera, semplice, facile e veloce per principianti. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdere tutte le novità e le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!